Avete il porto d'armi? Perché se decidete di mettervi alla guida della nuova BMW XR 1000 dovete sapere che avete per le mani una moto capace di creare scompiglio per strada, anzi alzare un vero e proprio polverone. Super sport touring. Così potremmo definire la seconda generazione della XR 1000 con il manubrio alto, derivata direttamente dalla super sportiva S1000RR, ma senza fasatura variabile, shift cam e aggiornata nel telaio, nella ciclistica, nel motore, insomma ovunque per essere ancora più efficace in ogni condizione di guida. 4 cilindri in linea, 165 cavalli, un devastante 0-100 in 3,3 secondi che le sportive impallidiscono e una velocità superiore ai 200 km/h, molto superiore. Conosciamola allora, però dandole del lei. Con l'arrivo della rinnovata S1000RR e del suo nuovo motore 4 cilindri in linea, più compatto e leggero, era logico attendersi aggiornamenti anche alle moto che prendono vita da questa piattaforma. La prima, in ordine di tempo, è la nuova S1000XR. Sport tourer, capace di vincere negli anni innumerevoli comparative grazie ad un mix perfettamente riuscito di potenza, efficacia, protezione, comfort, attitudine al viaggio, così come alla sparata. Una vera e propria crossover indossabile con il completo da turismo, così come con la tuta in pelle. Una moto che oggi, secondo quanto dichiarato da BMW, vuole ampliare ulteriormente il suo spettro di azione. Più leggera, più comoda per viaggiare, la S1000XR è stata rifatta dalla prima all'ultima vita. Il motore, prima di tutto, il 4 cilindri, deriva, come dicevamo, dalla nuova S1000RR, ma rinuncia al sistema di fasatura shift cam a favore di una distribuzione tradizionale rivista comunque a livello di alberi a cam. La potenza è rimasta invariata, 165 cavalli, arrivano a 11.000 giri e la coppia è di 114 Nm, ma a cambiare radicalmente è il peso. Se devo pensare al precedente modello, il ricordo che ho del motore è legato sì alle prestazioni ma alle vibrazioni, tante ai regimi più alti. È un ruggito che incuteva soggezione e metteva veramente in difficoltà tantissime altre moto. Come oggi. Dov'è cambiata? Beh, secondo me il cardine di questo progetto rimane sempre e comunque il motore 4 cilindri in linea da 165 cavalli, è decisamente migliorato, vibra meno di prima, è più rotondo, più morbido, si sente meno l'on-off, soprattutto quando si prende in mano il gas, e con piacere devo dire che il lavoro che è stato fatto a livello di mappatura è tale che alla fine ho cercato di guidare nel modo più sportivo possibile, approfittando della mappatura più aggressiva, cioè la Dynamic Pro, che è anche quella che poi ti dà la possibilità di regolare sempre più nel dettaglio il comportamento dei vari elementi che ne contraddistinguono la guida. Mi spiego meglio: il DTC si può regolare sul livello più basso, la risposta della coppia, alzare al massimo il valore di newtonmetri che si può, abbassare al minimo l'intervento del traction control, abbassare al minimo l'intervento dell'ABS, in modo da avere, insomma, di potersi personalizzare la moto nel miglior modo possibile. Cosa continua a stupirmi? Mi stupisce davvero l'erogazione di questo 4 cilindri, perché ho provato a fare un pezzo in zone urbane, in sesta marcia a 2000 giri, e il motore frulla, non ratta, non fatica, non strappa, e questa è la caratteristica migliore. La stessa sesta marcia è quella che ti permette di spalancare completamente l'acceleratore e portarti rapidamente a velocità supersoniche. Oltre 6.000 giri questo motore si scatena letteralmente, fino a 6.000 giri è quel regime dai 4 ai 6 in cui si comporta meglio, in cui è più facile da utilizzare, in cui non ti impegna di testa, oltre diventa una bella spina nel fianco alle moto supersportive e alle naked ipersportive, il che significa che con una moto così hai il vantaggio di poter fare tutto meglio, faticando meno, con una posizione più rialzata che ti permette anche un ingresso di curva bello preciso e con un comfort di alto livello. Il telaio è inedito, meno 2,1 kg, battezzato Flex Frame, e il motore, come già accade sulla RR, svolge anche funzioni di elemento stressato, il che consente di realizzare un telaio più leggero e più compatto. Cambia anche il forcellone e il risultato sono ben 10 kg in meno della precedente XR, 226 kg, ottenuti del resto lavorando su tutti i componenti, comprese le ruote che pesano complessivamente quasi 2 kg in meno delle precedenti. Come accade sulla S1000RR, anche sull'XR l'ammortizzatore lavora secondo uno schema full floater e consente alla XR di ridurre le masse non sospese di ben 1,6 kg. Insomma, riesce piuttosto facile comprendere come questa nuova XR si proponga come moto ancora più efficace.
Posizione in sella e comportamento delle sospensioni. La posizione in sella è migliorata, sei ben accolto, ben inserito all'interno del sistema e della triangolazione offerta da manubrio leggermente più stretto, dalle pedane alte il giusto e dalla sella che nella parte posteriore è ben incavata per aiutarti quando sei in piena accelerazione. Posizione quindi che mi convince. Mi piace anche il comportamento del parabrezza, in entrambe le condizioni sia basso che alto, soprattutto alto in autostrada fa la differenza, è migliorato rispetto a prima, protegge bene. Quello che mi piace è il comportamento delle sospensioni semiattive, perché riescono sempre a copiare praticamente tutte le asperità dell'asfalto e regalando sostanzialmente, dando in cambio a chi guida un ottimo comfort. Dal punto di vista delle sospensioni, buono il comportamento nell'uso stradale, quando si alza un bel po' il ritmo, cioè si inizia a guidare molto aggressivi, quindi frenando forte e accelerando forte, ci si accorge che il motore diventa un elemento quasi prepotente. L'unico punto debole che ho percepito è soprattutto in ingresso di curva e nelle frenate più aggressive. La forcella tende a caricarsi molto rapidamente, complice anche una risposta molto secca dell'impianto frenante quando si guida decisi, che comporta un leggero alleggerimento della ruota posteriore. Entra in funzione l'ABS, quel tanto che basta per perdere un pochino l'assetto ma ritrovarlo immediatamente, quindi una leggera variazione dell'assetto in ingresso curva, però è proprio una sfumatura. Tra le novità ci sono anche le nuove sospensioni, sempre semiattive con il sistema Dynamic ESA e Dynamic ESA Pro offerto in optional, mentre sono confermati ovviamente i 4 Riding Mode che si interfacciano con tutti i controlli gestiti ora dalla piattaforma inerziale a 6 assi. Se le intenzioni erano quelle di rendere più dinamica la moto, le misure più moderne la sottolineano in toto. Avantreno più compatto, interasse più lungo, le quote parlano di un'inclinazione cannotto che passa da 25,5 a 24,9 gradi, di un'avancorsa che cala di 1 mm a 116 mm e di un interasse che cresce fino a 1552 mm. Anche l'ergonomia cambia, inevitabile perché il manubrio si stringe di 30 mm, il telaio è molto più stretto nella zona di passaggio gambe e la posizione di guida, sempre rilassata, è più caricata sul davanti ed è cresciuta la corsa della ruota posteriore di 10 mm. 17.600 euro per la S1000 XR che prevede Dynamic Traction Control e sospensioni semiattive ESA, l'ABS Pro con impostazione sportiva, le 4 modalità di guida, insomma tanta roba, e in più il sistema MSR, il Motor Sleep Regulation, che gestisce il freno motore elettronicamente in scalata assistendo la frizione, questa volta equipaggiata di antisaltellamento, a cui aggiungo, dando ormai però per scontata, la presenza del display TFT da 6,5 pollici. Cosa mi è piaciuto e cosa migliorare? Beh, cosa mi è piaciuto indubbiamente il motore, rimane un punto di riferimento per la categoria, va come un proiettile, è una reazione elasticissima, migliorata a livello di vibrazioni, e questa era una cosa che avevo notato e criticato soprattutto nel primo modello. In questa seconda release in realtà è davvero migliorata. Continua a sorprendermi anche il comportamento del cambio, precisissimo, anche con la servoassistenza ha degli innesti che sembrano proprio delle vere fucilate, cioè il fatto che io continuo a fare dei richiami chiari alle armi è perché effettivamente le butta dentro una dietro l'altra come una mitraglia, e anche in scalata è molto molto preciso. Cosa migliorare? Migliorare poco, se non legato un po' alle vibrazioni che ancora ci sono, e la necessità magari di essere un pochino più bilanciata quando si inizia a guidare forte. È una moto impegnativa, è una moto da non sottovalutare rispetto alla sorella XR che è 900, che è più o meno un po' meno potente, 105 cavalli, pesa un po' meno, è tutto un po' più facile con la sorellina. Però con questa ti togli diversi sfizi, è una moto che pretende attenzione ma in cambio ti regala delle soddisfazioni alla guida inaspettate, in più anche degli angoli di piega notevoli. Sul display posizionato in configurazione sport c'è una sorta di telemetria che ti racconta cosa stai combinando, e leggere 51 gradi di piega guidando in modo sciolto e disinvolto è emozionante, un po' alla MotoGP, ma questa è un po' un'altra storia. Comunque XR1000 molto molto interessante.